Ciao! In questo breve video, breve per le lunghezze tipiche dei video sull'iPoint che come sapete sono molto dettagliate, andremo a vedere in modo chiaro cosa sono le memorie delle impostazioni sulle fotocamere Sony, ma il concetto vale anche per le altre marche, come si usano, quando è bene usarle e quando ci sono dei metodi alternativi che sono più intelligenti. Il tutto con degli esempi concreti, come sempre. Ma che cosa sono le memorie di impostazione? Beh, se guardiamo sulle nostre fotocamere, praticamente tutte, che siano Sony, Canon, Nikon, Panasonic, sulla rotella superiore hanno dei numeri 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Quei numeri sono appunto le memorie. Quindi noi possiamo registrare 1, 2, 3, 4 impostazioni della fotocamera in modo che poi velocemente, muovendo appunto la rotella, il selettore, andiamo a richiamare quelle impostazioni senza andare a dover cambiare tutti i vari parametri che ormai delle fotocamere moderne sono veramente tante. Non è come una volta che c'era da regolare il tempo di tendina, il diaframma ed era fatto. Ci sono tantissime impostazioni e quindi possiamo raggrupparle in un set e le memorizziamo in una di queste memorie. Una nota: la Canon si chiamano C1, C2, C3, nella Nikon U1, 2, 3, nelle Nikon professionali di più alta fascia esiste un meccanismo un po' diverso che è il banco di memoria. Iniziamo subito. Allora, intanto vediamo come si memorizzano queste impostazioni. Abbiamo la nostra fotocamera, regoliamo le impostazioni come ci servono, regoliamo il diaframma, il tempo di tendina, il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco automatica, fissa, lo scatto, la raffica, tutti i parametri che ci interessano, che vogliamo memorizzare. Entriamo poi nel menu e nel nostro menu andiamo a vedere l'icona della macchina foto, quella in rosso sotto la casa, alla quarta posizione modo ripresa, andiamo a selezionarla e poi la terza voce memorizzazione impostazioni di ripresa, premiamo ancora lì ed ecco che entriamo in questa schermata. In questa schermata vediamo tutta una serie di parametri con cui in questo momento abbiamo impostato la camera. Ad esempio qua vediamo che siamo in modalità programmata, la P, quindi è tutto automatico la scelta sia del tempo di tendina che del diaframma, scatto singolo non a raffica, la sensibilità ISO automatica, eccetera eccetera. Se andiamo a premere le due freccette sotto andiamo a vedere anche tutte le altre impostazioni. Ci sono varie schermate con tutte le impostazioni che in questo momento sono sulla nostra fotocamera a un certo valore. Che cosa dobbiamo fare a questo punto? Vogliamo memorizzare queste impostazioni nella memoria numero 1? Bene, molto semplice, andremo a premere il tasto OK e vengono memorizzate alla posizione 1. Vogliamo memorizzare un altro tipo di impostazioni nella posizione 2? Bene, cosa facciamo? Usciamo dal menu, regoliamo le impostazioni diversamente, possiamo anche mettere a priorità di apertura, quindi con la A come impostazione, o priorità di tempo con la S, tutto manuale con la M, regoliamo tutti i parametri che vogliamo, rientriamo nel menu come abbiamo visto, andiamo a selezionare la casella 2, premiamo OK e questo secondo set di impostazioni è memorizzato nella posizione 2. A questo punto possiamo andare avanti e impostare anche la 3. Nel menu però vediamo che ce ne sono altre 4 di posizione, M1, M2, M3, M4. Qui stiamo parlando specificamente delle Sony negli ultimi modelli. Che cosa sono? Sono altre 4 posizioni di cui non c'è la corrispondenza sulla rotella, non abbiamo M1, M2, M3, M4, altrimenti dovremmo avere un rotellone enorme, no? Non ci stanno. Ma sono altre 4 posizioni che vengono memorizzate sulla scheda SD della nostra fotocamera. Quindi se vogliamo richiamarle lo possiamo fare tramite menu, ad esempio, è un po' più lungo che girare semplicemente la rotella, però c'è dall'altra parte, diciamo, il vantaggio che stando sulla scheda, se noi prendiamo questa scheda di memoria e la mettiamo in un'altra fotocamera, ecco che ci troviamo dall'altra parte anche queste stesse impostazioni. Diciamo che le prime 3 sono quelle di uso più veloce, le altre 4 possono essere usate o per appunto portare queste impostazioni su un'altra fotocamera oppure se abbiamo bisogno addirittura fino a 7 impostazioni. Capito quindi come si memorizzano? Attivarle è molto semplice, come abbiamo visto basta girare la rotella oppure si può anche fare da menu.
l'abbiamo visto prima nel menu, che entrando c'è richiamo impostazioni di ripresa, quindi un po' più lento, ma possiamo richiamare una di queste 7 posizioni e vengono subito rese effettive sulla fotocamera. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se, questo è importante perché qualcuno poi può confondere, no? Se noi andiamo per esempio sulla posizione 1, richiamiamo il set della posizione 1, rispetto a questo facciamo delle modifiche, tipo apriamo di più il diaframma, poi ci spostiamo sulla posizione 2 o sulla posizione P, eccetera, quindi andiamo in giro per la rotella sulle altre impostazioni e torniamo alla 1, torneremo per come la posizione 1 ha tutte le impostazioni, senza il fatto che poi avevamo modificato il diaframma, cioè si riparte sempre dall'impostazione che abbiamo memorizzato. Questo è importante. Un primo punto molto interessante delle ultime Sony, quindi parlo della 6007, stesso discorso della 7.4, della S7S3, della 1, della 9, gli ultimi modelli, è che questa rotella delle impostazioni è distinta rispetto a un altro selettore che è più in basso, dove si vede la modalità, cioè se stiamo facendo foto, posizione 1, facendo un video, posizione 2, o terza posizione, che è S&Q, Slow and Quick, per cui facciamo sempre un video ma a una velocità più lenta della realtà oppure una velocità più veloce, un film accelerato. Questa distinzione delle due rotelle è molto importante perché vuol dire che noi possiamo fare le 3 impostazioni che abbiamo visto di memoria separatamente per le foto, per il video e per la modalità moviola o film accelerato, quindi di fatto ne abbiamo 9 di modalità, no? Pensate, con il richiamo immediato, sono veramente tante e questo è molto utile, non c'era nei primi modelli. E come si possono usare? Ad esempio, per quanto riguarda la fotografia, potremmo fare la prima memoria per una tipologia ritratto, dove abbiamo tipicamente un diaframma molto aperto per fare un effetto sfocato dello sfondo, magari un profilo di bilanciamento del bianco o un profilo colore, il picture profile, che predilige l'incarnato, i colori caldi della pelle, scatto probabilmente singolo o anche scatto a raffica, no? Se vogliamo fare diversi scatti nella posizione del nostro modello o della nostra modella, con sicuramente il rilevamento dell'occhio e del volto. Una seconda posizione potrebbe essere usata invece per la modalità di scatto a soggetti veloci, quindi tempi di tendina veloci, fuoco continuo, raffica probabilmente, alta responsibilità del fuoco ai movimenti in modo che subito metta a fuoco se il soggetto si sposta. Questo può essere una seconda posizione. Una terza potrebbe essere ad esempio per fare foto in bassa luce, il notturno, a un tramonto, all'interno di un edificio, di una chiesa, dove prediligiamo a questo punto tempi di tendina abbastanza lenti, più lenti di quello che metterebbe normalmente la fotocamera in automatico. Si può impostare questo settaggio in particolare per essere più lenti dello standard, questo per evitare che, essendoci poca luce, la macchina vada molto su di sensibilità, alzi gli ISO eccessivamente, e più la sensibilità è alta più si rischia di avere una foto con la sgranatura, con il rumore, cosiddetto rumore digitale, e anche con colori che sono meno fedeli. Questi sono 3 esempi di 3 impostazioni per scene diverse, sensibilmente diverse, che potremmo memorizzare. E per il video? Per il video potremmo pensare ad esempio a una prima memoria per un video standard a 25 o 30 fotogrammi per secondo. C'è un altro video che spiega quale velocità di fotogrammi è meglio usare per fare i video, con video ad esempio 8 bit e senza picture profile particolari. Picture profile sono le curve che vengono applicate dalla fotocamera per dare poi certi tipi di effetti. Potremmo avere una seconda posizione invece per video massima qualità, ovviamente file molto più grossi, 4K, 60 fotogrammi per secondo o 50, o addirittura si può fare 100 o 120, con un picture profile specifico che poi ha bisogno di essere elaborato successivamente sul PC, il cosiddetto post processing, un HLG oppure addirittura un S-Log, e con magari 10 bit nel file video. È chiaro che questo vuol dire poi un file molto più grosso, molto più pesante, che ha bisogno di elaborazioni successive, ma si riesce a estrarre la massima qualità
dalla nostra fotocamera. Una terza posizione per il video potrebbe essere quella tipica per il vlog, cioè per filmarsi, per raccontare magari una storia, per quando ci sono quei video in cui il narratore in primo piano che viene tipicamente inquadrato, quindi qua sicuramente il riconoscimento dell'occhio, fuoco magari fisso perché la posizione è fissa, eccetera eccetera, quelle tipiche impostazioni per questo tipo di video. Questi sono alcuni esempi, ma ovviamente ognuno avrà le sue condizioni particolari di scatto di foto e di video che gli è più comodo memorizzare in queste 3+3+3 posizioni. Ora ci facciamo però una domanda, ma ci sono alternative all'utilizzo delle memorie? Sì, e quali? E questo è molto interessante perché oltre alla modalità completa delle memorie, perché quando noi andiamo sulla posizione 1, 2 o 3, tutti i parametri che sono stati memorizzati in quella posizione vengono impostati sulla fotocamera, quindi cambiamo tutto. Spesso nell'utilizzo normale non abbiamo bisogno di cambiare tutto, magari abbiamo bisogno di cambiare solo 1 o 2 parametri. Magari abbiamo un'impostazione standard, stiamo facendo foto in giro per una città d'arte o in mezzo alla natura, vediamo un soggetto che passa, oppure può essere un animale nella natura, abbiamo bisogno di passare da una modalità standard a una modalità a raffica, quindi scatto ripetuto e con un fuoco magari continuo, proprio perché il soggetto è in movimento, con un tempo di tendina più veloce proprio perché il soggetto si muove, e quindi ci basta cambiare 2 o 3 parametri rispetto allo standard, cambiarli momentaneamente perché inquadriamo questo soggetto in movimento, scattiamo la foto e poi torniamo nella modalità normale. Ecco, qua utilizzare le memorie non è il modo più furbo, perché a parte girare la rotellina, che ci vuole un po' di tempo, quindi dobbiamo togliere la fotocamera dall'occhio, girare la rotellina, rinquadrare e ci cambia tutti i parametri. Ecco, in questi casi si utilizza meglio un'altra funzionalità che è il richiamo di alcune impostazioni. Come si fa? Si va di nuovo nel menu che vedevamo prima, modo ripresa, e si va a selezionare registrazione, impostazioni di ripresa personalizzata, l'ultima voce. Con quest'ultima voce si possono andare a selezionare solo quei parametri che vogliamo cambiare, tipo cambiami solo il tempo di tendina e cambiami la raffica, che da scatto singolo diventa raffica. Lo associamo poi a un tasto e quando premiamo e teniamo premuto quel tasto sulla fotocamera, la fotocamera cambia solo quei parametri, facciamo la foto in questa situazione diversa, poi lasciamo il tasto e la fotocamera ritorna nelle impostazioni normali. Molto più veloce e molto più pratico quando appunto non si tratta di cambiare tantissime impostazioni. Questo trucco fa parte delle impostazioni per sfruttare al meglio le fotocamere Sony, lo trovate in un video dedicato, ma è bene da tenere presente perché nelle situazioni normali è forse più usato questo metodo rispetto all'utilizzo delle memorie, che sicuramente hanno il loro valore quando abbiamo delle scene che sono molto diverse tra loro e quindi abbiamo bisogno di cambiare tanti parametri insieme. Spero che questo video sia stato utile, che riusciate a questo punto a fare delle foto sfruttando ancora meglio tutte le funzionalità della vostra fotocamera, e se sì, vi ringrazio se mettete un like e se vi iscrivete al canale. E alla prossima, ciao!